Ciao e bentrovati, bentornati, qualsiasi cosa sia. E oggi parliamo nuovamente di libri, perché alla fine mi trovo bene su questo schermo orizzontale a raccontarvi le mie pantomime su libri. E questa volta parliamo di libri che ho letto. Ma libri che ho letto quest'estate. Ero entrata in blocco. Il fantasy mi aveva stufato da morire. Ora io ho un metodo per uscire dal blocco del lettore, che è quello di cambiare completamente genere. Quest'estate è stata l'estate del romance e della narrativa, quindi vorrei farvi una macro carrellata di tutti i libri che ho letto. Il primo libro di cui vi parlerò è 14 giorni di Margaret Atwood e Douglas Preston. Un romanzo veramente bello e mi sta piacendo tanto. Io l'ho iniziato inizio estate, circa giugno, forse anche fine maggio. Io ancora ce l'ho in lettura. Però perché ce l'ho ancora in lettura? Perché è una narrativa, è ambientato nel periodo del Covid, di queste appunto 2 settimane di lockdown, in un condominio, dove questi condomini si incontrano ogni sera alla stessa ora e raccontano la propria storia agli altri condomini. È veramente un libro che fa venire i brividi. A me ha fatto venire i brividi. È molto intimo, molto personale, e i personaggi mi piacciono veramente tanto, perché sono tutti diversi, ognuno è caratterizzato, li riconosci quando parlano anche nei capitoli degli altri, quindi non solo nel loro. Ma perché ce l'ho ancora in lettura? Perché le storie che raccontano sono qualcosa che ti entrano sotto la pelle, che ti abbracciano e ti stritolano, ti fanno del bene e ti fanno del male, ti fanno rivivere un po' anche quelle 2 settimane che eri là, e riesci a fare anche il parallelismo. In particolare è un Decameron dei giorni moderni, ma io riesco a leggerlo a piccole dosi perché mi fa male. Diciamo che questo libro ha il suo tempo, il mio è molto dilazionato, e a guardargli la copertina secondo me è arrivato il momento di andare avanti per un altro capitolo. Secondo libro della lista invece, e passiamo a un libro che io ho adorato già dalla copertina, che è Un caro saluto, ma non vi sopporto più. Che meraviglia! Vengo attirata da il rosso e il rosa al di sopra di questa copertina e ho detto: questo libro fa per me. La scrittrice è Natalie Sue. Io onestamente non penso di averla mai sentita né di aver mai letto qualche altro libro suo, ma se gli altri libri sono come questo li leggerò tutti. Ma di cosa parla Un caro saluto ma non ti sopporto più? Parla di Jolene Smith, questa ragazza che lavora all'interno di un ufficio, immaginate i classici uffici americani, quindi quelli con i cubicoli, gli spazi grigi, ma appunto di questa piccola abitudine che ha la nostra Jolene, ovvero quella di scrivere dei post-it passivo-aggressivi ai colleghi. Naturalmente, per non farli leggere, qual è la genialata che fa? È quello di colorare, di cambiare il colore del font all'interno della mail di bianco, in modo tale che non poteva essere letta. Un giorno dimentica di colorare questo font e viene richiamata dalle risorse umane. Quindi la storia è il racconto di tutto il cammino, il cambiamento, di tutto quello che succede nel momento in cui l'ufficio dell'HR viene a conoscenza di questa particolare abitudine della nostra protagonista. Io ho amato quel libro dal frontespizio fino ai ringraziamenti finali. È un libro estremamente divertente, ma estremamente reale. La protagonista ha dei problemi reali, i suoi colleghi hanno dei problemi, delle motivazioni, sono dei personaggi secondo me anche in questo caso ben scritti e a tutto tondo, ti fanno fermare a ragionare. Non parliamo di un libro pesante, parliamo di un libro che volta spesso all'ironia, a del sarcasmo, ma comunque non dimentica dei temi più delicati o più o meno importanti. Quello che mi ha fatto storcere leggermente il naso era il modo in cui veniva pubblicizzato questo libro, che io non l'ho reputato giusto, ma giusto nei confronti del libro. Vabbè, è una storia d'amore, uno come tanti. No, non è solo una storia d'amore come è stato descritto. Una storia d'amore tra una tizia e un tizio. No,
No, ma l'avete letto questo libro? No, parla di famiglia, parla di colleghi, parla di amicizie, parla di amori tossici, parla di problemi, parla di cultura, perché la nostra Jolene non è un'americana. Sì, il romance c'è, ma secondo me non è il punto focale del libro. Il punto focale del libro è tutto il resto. È un The Office, con un po' meno di Michael Scott. Un altro libro che ho letto quest'estate è stato Amore e scintille al Baby Dragon Café. È un cozy fantasy, io non mi aspettavo tanto, lui è stato una boccata d'aria fresca. Anche se il protagonista l'ha descritto in un modo e Alba l'ha immaginato in un altro. Qua doveva essere tipo il bello e tenebroso Joe Jonas. Cioè lei se lo aspettava con i capelli scuri, l'ha scritto con i capelli scuri, per gli occhi scuri. Nella mia testa questo era biondo, occhi verdi con gli occhiali, ragazzi. Non ci azzeccava niente, però va bene. Parla di questa Safira che ha un piccolo caffè nella città che si chiama, ve lo vado a prendere subito, Starshine Valley. Scusate, ma sono anche senza occhiali, come potete vedere. No, non perché io abbia le lentine, perché li ho dimenticati. Andiamo avanti. Parla di questa Safira che ha questo piccolo caffè a Starshine Valley ed è un caffè dove possono entrare i draghi, perché in questo mondo odierno loro hanno i telefoni, hanno le macchine. Dice, ma c'hanno i draghi? Sì, noi abbiamo i cavalli e abbiamo le macchine. Loro hanno i draghi e hanno le BMW. Benissimo così. Mi ha sorpreso più di Forte Wings, cioè almeno questo mi è piaciuto. Altro libro che, ma è fantasy, boh, che pasticcio, Riley Thorne. Ragazzi, questo libro mi ha fatto passare un sacco di tempo, cioè, bravo, aspetta un secondo. Mi ha divertito un sacco. Da cosa sono stata attirata? Dal giallo. Il giallo, guardate quanto giallo, aspettate, giallo, qua e là. Ren, sei felice? È un giallo romance. Io direi che è più un giallo sex comedy. Riley Thorne è la figlia di una sorta di chiaro veggente, parla con i fantasmi, quindi è quella che ha il fantasma dello zio all'interno della Jeep, perché era un pescatore ed è morto in macchina. Allo stesso tempo è quella che ha di tanto in tanto le visioni sulle persone, quindi non sa se lo deve dire, non lo deve dire, eccetera eccetera. Fatto sta che a una certa, nel suo cammino, quello che incontra è effettivamente qualcuno che non abita più il nostro mondo materiale e conosce questo investigatore privato. Quindi una veggente e un investigatore privato che vanno alla scoperta di questo giallo. Mi ha intrattenuto, mi sono piaciuti entrambi i personaggi, mi ha divertito, cioè è il giallo che volevo, un giallo leggero, un libro da ombrellone, quindi apprezzato. Un altro libro che ho letto, però questo ce l'ho in digitale, non c'ho il trofeo cartaceo, Funny Story di Emily Henry. Allora, non ho granché da dire su questo libro, romance puro, racconta la storia di questi due, lei che si stava sposando, succede il patatrack e questo sposo che il giorno prima del matrimonio dice, ma sai che cosa? Io me ne vado con la testimone. Quindi marito e moglie si lasciano, la moglie va ad abitare con il fidanzato della testimone di lui e questi due stanno insieme, ok? Ci siamo? È un romance, cioè come vi aspettate che finisce? In quel modo là. Nulla di trascendentale, mettiamola così, nulla che non ti aspetti. Non lo so, non mi ha lasciato effettivamente traccia del suo passaggio. Non l'ho droppato, ha vinto la sua medaglia. Andiamo avanti ragazzi. Libro che ho droppato. E poi siamo arrivati alla fine. E sto libro l'ho letto io, chi l'ha scritto e chi l'ha tradotto. Che io non ne ho mai sentito parlare, l'ho trovato per caso, uscita dalla lettura di Un caro saluto ma non ti sopporto più, ho detto ok, voglio leggere qualcos'altro che sia nell'ambito Office. Il tempo verbale è stata quella cosa che mi ha fatto abbandonare il libro, utilizzando l'imperfetto, era come se qualcuno ti stesse raccontando effettivamente una storia che possibilmente ascoltato ad audiolibro sarebbe stato anche molto interessante. È come se io dovessi correre dietro a queste parole mentre mi scappano dal libro. Niente, mi ha messo agitazione, non sono riuscita a leggerlo, scusate. Di cosa parla in sostanza questo libro, per quel poco che ho letto? Delle vicende all'interno di questo ufficio che sta andando allo scatafascio. Un altro libro che ho letto dall'inizio alla fine, che aspettavo addirittura l'uscita, che può essere categorizzato come una sorta di fantasy, non lo so, Come fidanzarsi per finta
con un demone, manuale per streghe, e me lo sono ricordata tutta. Come lo categorizzo? Sex comedy. Divertente, anche questo ambientato in giorni moderni, ma con magia, tratti fantasy, small town, cosi un po' troppo spicy, però non disturbante. Parla di questa strega, palesemente con l'ADHD, menzionato e nominato anche all'interno del libro, che appunto ha un problema di concentrazione con la sua magia, quindi non riesce a praticarla al meglio. Discendente di una strega potentissima, fortissima, fighissima, che è andata all'Harvard delle streghe, lei invece no. Quindi per errore un giorno evoca questo demone. Apprezzato, finito, per me è un'ottima compagnia. Altro libro, droppato, non so se lo riprenderò. Questo libro è di Moira MacDonald ed è Amore ed altri equivoci in libreria. Perché l'ho droppato? Non lo so. Romance puro, che parla di questa lettrice che legge libri, si fornisce all'interno di questa libreria e che ha un'infatuazione per il libraio. Per quel poco che ho letto non ho avuto sensazioni negative che mi dicessero no vabbè sto libro non mi piace, lo sto droppando, basta, ciao. Semplicemente un giorno ho smesso di leggerlo e non l'ho riaperto più. C'è qualcosa all'interno di me che ha detto boh, non me l'ha fatto continuare questo libro, quindi non mi sento di poterlo giudicare più di tanto perché appunto avrò letto sì e no 4 capitoli e io sono andata avanti, quindi magari lui non sarà destinato. Libro che ho droppato con cognizione di causa. Tu prima di me. Droppato all'inizio, mi sono arrabbiata, ho detto no, non esiste. Me ne lavo le mani. Tu prima di me dovrebbe parlare di questa ragazza autistica e di questo ragazzo con un disturbo d'ansia generalizzato. Ora io non lo so che se io risulto antipatica come questo tizio, spero di no. No, cioè no lei, no lui. Secondo me non è giusto come sono descritte le cose. Avere l'ansia non è essere maleducati e lui è un personaggio per me maleducato. Quindi io gli ho dato la possibilità fino al 9%, quindi no. Io ho droppato e ancora arrabbiata, prima o poi mi passa, mi porterà ancora dall'asilo. Arriviamo agli ultimi libri che ho letto. Sono stati 5 in una settimana, signori, è stato un rush. E sono la saga del Chestnut Springs. In questa sede vi dirò che mi è piaciuto, ma in un video apposito parleremo effettivamente proprio della saga, di cosa ne penso, perché sono 5 libri di cui vi devo parlare. L'ho apprezzato perché effettivamente è quello che ti aspetti. Small town, cowboy, non sei in America bensì sei ai confini con il Canada. Parla di questa, tra virgolette, famiglia, e la cosa che mi è piaciuta particolarmente di questa saga è che conosci anche gli altri personaggi. Nel senso, solitamente tu leggi un libro, ci sono i 2 protagonisti che la storia gira intorno a loro e gli altri sono messi là in giro per fare numero, per fare battute, da riempimento per i tempi morti. Qua invece apprezzo che si sia sforzata, che ha scritto dei personaggi con un minimo di storia ognuna, ma non so, sono andati via così come il pane, cioè non mi rendevo conto di leggerli. L'unica vera sfida è stata capire quale cazzo fosse il primo. Io ho passato 20 minuti in libreria con le mani in posizione ad anfora a cercare di capire ma è questo, ma è quello. Avevo iniziato a leggere il quinto per sbaglio, l'ultimo, poi ho detto mi sa che non era questo che dovevo leggere. E ne parleremo poi. Meno male che il quinto era il quinto, perché se fosse stato il primo non avrei letto gli altri possibilmente. E io ho iniziato quella saga solo per leggere il quinto. Però non li consiglierei se non ti piace l'ambientazione, se non ti piace il romance. Se non ti piace il romance non ti consiglio di guardare tutti i libri che ti ho detto. Gli ultimi 2, non per importanza, entrambi droppati. Penultimo libro, Autunno a Bramble Falls. Ora dovete capire che io ho iniziato a guardare Una mamma per amica, io non l'avevo mai guardato Una mamma per amica, io vivo per Una mamma per amica ormai. Quindi che cosa fa una lettrice che sta guardando Una mamma per amica? Va a cercare libri ambientati nelle small town. Autunno a Bramble Falls. Mamma mia che incubo, ragazzi, che incubo. L'8%. Potevo non nominarlo, però potevo essere esimiata dal nominarlo. Mi sento di nominarlo perché non lo so, io ho visto la copertina e ho detto questi hanno 30 anni, vai, dai, andiamo, leggiamo. Lei non ho capito, è tipo deve andare all'università, sta proprio in quando andare all'università, una roba del genere, torna in questa small town, c'era il tizio che una volta era tipo un bidone con i pedali, invece ora è troppo figo perché l'adolescenza ha avuto un buon riscontro sul corpo del ragazzo. No, io mi sono scocciata. Voglio leggere l'ultima frase che ho letto. Sexy, conclude lei con una risatina, mi stringo nelle spalle. Beh, in effetti sì.
basta, non ce l'ho fatta più, ho detto basta. L'ultimo libro, e ho deciso di dropparlo ieri perché ho detto no, non mi piace. Il mio coinquilino è un vampiro. Basta, fine, cioè la trama del libro è quella. Perché l'ho droppato? Ma perché lui è un vampiro? No, cioè, no, aspetta. Partiamo dall'inizio, il mio coinquilino è un vampiro. Avevo visto la copertina e avevo detto cazzo figo, molto bello, iniziamolo a leggere. Qua mi sono impegnata, sono arrivata al 30%. Però io capisco quando mi piace un libro dalle sottolineature che faccio. Nel 30% io ne ho fatte 4. A confronto di tipo apprendista cercasi che ne avevo fatte 50 nel 20% del libro. Perché ho droppato questo libro? Lei, ragazzi, non lo sopporto. Non la tollero, la odio. Io sono stata d'accordo in tutto il tempo che ho letto con il vampiro, soprattutto quando ha chiesto a questa tizia del perché appiccicassi l'immondizia sui suoi quadri. E mi trovo d'accordo, perché dovete capire che lei è un'artista, però è un'artista contemporanea che vuole dipingere il capitalismo della società odierna, qualcosa di questo genere. Cioè, devi spiegarlo anche a me perché stai attaccando delle lattine da cui qualcuno ci ha bevuto, c'è la sua saliva sopra, tu non le lavate quelle lattine, non le lavate, le stai appiccicando in un quadro che stai appendendo alla parete sopra il letto della tua camera. Tutti quei germi arriveranno giù un giorno. No, cioè io ho smesso di leggerlo per lei e lui non è il vampiro all'Edward Cullen, ma quasi ci siamo, cioè nel senso è un vampiro estremamente ottocentesco, ci sta anche, però 241 pagine, droppato. No, ragazzi, queste erano le letture della mia estate, letture che mi hanno divertito, letture che mi sono piaciute, letture che non mi sono piaciute, letture che mi hanno fatto arrabbiare. Spero di avervi intrattenuta, spero... Come si fanno i saluti finali? Non ne so capace io. Spero che vi abbia tenuto compagnia, se vi va potete dirmi qua sotto magari i libri che avete letto o se avete letto uno di questi libri che vi ho nominato, se ne conoscevate qualcuno e magari che cosa ne pensate, perché magari qualche informazione che mi avrebbe tenuto legata in più, e se vi va di discuterne civilmente e pacificamente qua sotto. Io vi ringrazio ancora di essere stati qui, ciao!